Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è venerdì 6 febbraio. Nel calendario liturgico tradizionale si celebra la festa di San Tito, uno dei due discepoli cari a San Paolo insieme a Timoteo. Timoteo fu poi lasciato vescovo a Efeso e invece Tito è diventato vescovo a Creta, nell'isola di Creta. Paolo una sola volta scrive nelle sue lettere di essere rimasto molto male quando ha saputo che Tito non lo raggiungeva. Che bello questo aspetto umano di Paolo, che faccia da sempre un paio di esegeti perché non sanno, come dire, bene, vorrei dire, collocarlo, ecco, questo aspetto qui. In realtà è una cosa molto bella, cioè più si avanza nella sfera di Dio, più la dimensione umana si trasfigura. Paolo era uno che teneva moltissimo ai legami umani, perché li viveva in Dio naturalmente, e quindi questo legame con il discepolo Tito per lui era qualcosa di molto molto intenso e molto molto forte. E quindi questo ci dice anche l'importanza di maestri nella fede. Ecco, Paolo è formatore di una generazione di primi vescovi, Timoteo, Tito e altri che secondo la tradizione sarebbero stati ascritti alla sua opera di evangelizzazione. Pensate per esempio uno dei primi vescovi in Francia, secondo la tradizione Denise, come si dice in francese, no? Saint Denis, è San Dionigi l'Eropagita o qualcosa del genere, insomma è uno dei primi discepoli di Paolo ad Atene. Ecco, Paolo quindi ha formato una scuola di testimoni della fede. Questo è quello di cui sempre c'è grande bisogno, una testimonianza della fede da parte di autentici maestri nella fede che si fanno testimoni, perché il maestro della fede è veramente colui che testimonia, che scende in campo, che si sporca le mani, come si direbbe, no? Che non sta dietro una scrivania a comandare e basta, ma appunto scende in campo, si fa vivo in mezzo al popolo santo di Dio. Però oggi anche è la memoria nel calendario liturgico riformato, che certamente non possiamo trascurare, anzi, di San Paolo Michi e compagni martiri. Fu un gruppo di martiri missionari. Molti missionari hanno avuto da Dio anche il dono sublime, eccelso, insuperabile del martirio. Non solo quindi missionari, che già la missione in quanto tale è un impegno notevole, ma poi anche hanno avuto in dono il martirio. Dio sa come distribuire il lumen glorie, starei per dire, ecco, anche perché tiene conto della risposta dell'uomo. E San Paolo Michi e compagni furono uccisi a Nagasaki, crocifissi e poi finiti a colpi di spada, finiti con la spada. Li invochiamo, perché anche questo nostro è un tempo di martirio, non probabilmente ancora forse di sangue, ma il martirio della derisione, il martirio della calunnia, il martirio della persecuzione mediatica, che non ha nulla di diverso dalle altre forme di martirio, come sappiamo. Ecco, però vi ricordo anche che oggi è il primo venerdì di mese, e il primo venerdì di mese è dedicato, come tutti voi sapete, perché noi questo impegno l'abbiamo sempre messo, è una devozione direi paradigmatica, no? Normativa, starei per dire, la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco, è il primo venerdì di mese, quindi la comunione spirituale per tutti voi che siete in casa, riparatrice dei primi 9 venerdì di mese, e quindi essendo venerdì è il giorno della passione di Gesù. Ecco, quindi adoriamo Gesù in croce, baciamo il crocifisso, lo faccio anche io adesso per tutti voi, il crocifisso della mia corona del rosario sta reggendo, perché io poi le devo regalare. Guardate che bello, mi accompagna in tutta la missione questa bellissima foto di Padre Pio. Non so chi me l'ha regalata questa corona, forse dovrebbe essere quella cara fedele della Puglia che ogni tanto mi fa dono, che le prepara lei, forse, però non mi ricordo bene. Comunque sia,
Ecco, c'è Padre Pio che mi accompagna da quando sono partito l'8 gennaio in questa missione con questo bel volto di Padre Pio così caro e amabile. E allora oggi che è venerdì baciamo il crocifisso e adoriamo Gesù in croce con tutto l'affetto, la devozione di cui siamo capaci, miei cari figlioli. Anche potremmo spegnere per favore questa luce che sta addosso, vediamo se va meglio perché gli occhi sono un po' disturbati forse, vediamo. E stavo dicendo, però come ogni venerdì noi del piccolo resto facciamo la Via Crucis, ecco va meglio, grazie, facciamo la Via Crucis, adoriamo Gesù in croce col pio esercizio della Via Crucis e anche l'astinenza dalle carni. Non si mangia carne, per noi che siamo in viaggio in questi paesi del Sud America è una diciamo vera e propria difficoltà talora, però ci siamo riusciti finora e anche oggi ci riusciremo. Stamane a colazione nell'albergo ho voluto ricordare, però non c'era bisogno, grazie a Dio, che non si mangia la carne perché poi la mattina qui vale quanto il pranzo molte volte. Ottima frutta tra l'altro in Brasile. Ecco miei cari, quindi primo venerdì di mese no alla carne e ai suoi derivati e pio esercizio della Via Crucis, anche perché la liturgia che noi seguiamo, quella tradizionale, col calendario, con il messale riformato da Giovanni XXIII nel 1962, quella è stata l'ultima riforma, avrebbe forse bisogno che si approfondisca, si aggiorni. Comunque sia, come sapete, è iniziato il periodo di preparazione remota alla Pasqua con la Quaresima di Settuagesima e dopodomani è la Sessagesima e quindi ancora di più adoriamo Gesù in croce e lo riconosciamo come nostro Salvatore. Che cosa significa adorare Gesù in croce? E vorrei rapidissimamente dire questo, fiori miei cari, significa due cose fondamentali che non confliggono tra di loro. C'è la dimensione anzitutto devozionale. Devozionale significa adorare Gesù col cuore, adorarlo per baciare le sue piaghe, adorarlo per dire Gesù ti amo, Gesù grazie, Gesù confido in te. Ecco, noi abbiamo dedicato questo anno 2026 alla Divina Misericordia, no? E abbiamo raccomandato di recitare ogni giorno la coroncina della Divina Misericordia dicendo spesso Gesù confido in te. Allora, questa è la prima dimensione riguardo alla passione di Gesù, all'adorazione della croce, cioè la dimensione devozionale. Però attenzione, c'è la dimensione teologica, esistenziale, che non confligge con quella, quasi come se c'è una non c'è l'altra, o se c'è l'altra non c'è l'una, vanno insieme. Questo San Tommaso d'Aquino diceva exemplum et remedium, cioè guardare Gesù in croce, l'opzione teologica esistenziale è questa: Gesù, tu sei il Salvatore. Non diamolo mai per scontato nella nostra vita e nella testimonianza della fede. Dire a Gesù, Gesù tu sei il mio Salvatore, tu sei l'unico Salvatore della mia vita. Prorompe la gioia, la letizia soprannaturale, sgorga dalla croce di Gesù per la nostra vita, molte volte segnata da tunnel oscuri e bui che sembrano non finire mai, sgorga la luce, sgorga la speranza, sgorga la gioia, sgorga la letizia, perché Gesù tu sei il mio Salvatore, non è mica una opzione fra le tante. Ah, siccome sono nato cristiano, era questo quello che l'iniquo empio documento di Abu Dhabi lasciava intendere, che ognuno nasce dove nasce. Se sei nato in Sicilia, in Italia, sei cristiano, normalmente cattolico. Se nasci nel Nepal o nel Bhutan, sei buddista, no? Se nasci, non lo so, io adesso vi faccio il diario di bordo rapidamente qui in America Latina, non è detto che sei cattolico, anzi vi devo dire che ho conferma, soprattutto in questi ultimi giorni, come ora vi dirò che abbiamo attraversato il Brasile profondo, come si dice, che le chiese pentecostali, evangelico, ma ci sono denominazioni di tutti i tipi. Ne ho fatta vedere una che mi ha fatto quasi sorridere: chiesa pentecostale e trequartista, qualcosa del genere, quadragenaria, quelle cose lì. A me, volevo conferma. Va bene, io provo ad andare avanti perché vedo
il mio segnale non funziona bene. Quindi c'è una presenza di cristiani evangelico-pentecostali notevole in Brasile, che secondo me rischia di superare, che sta lì a superare l'appartenenza cattolica. Allora, non è che se tu nasci cristiano Gesù Cristo ti salva, però è lo stesso che ti salva Buddha o Confucio. No, solo Gesù Cristo salva. Infatti, nascere cristiani, nel senso di essere battezzati, è una responsabilità non irrilevante. Gesù ha detto: a chi molto è stato dato, molto sarà chiesto. Quindi vedete che il venerdì, che è il giorno della passione di Gesù, abbiamo molte cose da considerare. La dimensione devozionale, quindi astinenza dalle carni, che il Signore gradisce molto. I nostri angeli sono contenti di presentare a Dio questa astinenza dalle carni il venerdì, e poi il pio esercizio della Via Crucis, baciando le piaghe di Gesù. Ma nello stesso tempo, di fronte ad una falsa chiesa bergoglian prevostiana che tiene in campo il documento, la dichiarazione di Abu Dhabi, no? La dichiarazione di Abu Dhabi è una dichiarazione evidentemente iniqua, del tutto iniqua, che serve a dimostrare che la Chiesa di Roma, quella che fa finta di essere la vera Chiesa, è una Chiesa apostata ed eretica. Bene, questo tutto come introduzione al tema oggi del venerdì, che il primo venerdì di messa è dedicato al Sacro Cuore di Gesù, ma anche questo venerdì di Settuagesima, il venerdì della passione di Gesù. E infine vorrei dire, per un'ultimissima cosa, ai piedi della croce preghiamo per i nostri nemici, per tutti quelli che ci fanno soffrire, chiediamo perdono anche noi di quelli a cui facciamo motivo di sofferenza, a cui diamo motivo di sofferenza. Diciamo al Signore: Signore, perdona loro e perdona anche me. E questa è una preghiera che non conosce mediazione. Sapete come l'incenso sale proprio gradito agli occhi di Dio. L'incenso, che non si usa più, ma è invece importante, molti non lo usano più, molti parroci, è fondamentale. Peraltro è un benedizionale esorcistico, e soprattutto, miei cari figlioli, l'incenso ci ricorda come la preghiera che sale gradita a Dio, cioè questo odore che sale, no? E allora Dio gradisce, perché altre neanche le guarda. C'è gente che prega notte e giorno, ma che poi odia, è disonesta, è bugiarda. Quella preghiera non serve a nulla. La preghiera che Dio gradisce, e per quello che dico, le messe fatte nella disonestà della falsa chiesa, nella falsità, nella menzogna, nei sotterfugi, in questo gioco di specchi di cui oggi parleremo, secondo voi è una preghiera, una liturgia che sale gradita a Dio? Vi ricordate il profeta Isaia? Non so che farmene dei vostri noviluni, sono stanco dei vostri sacrifici, dice Dio nel profeta Isaia. Cioè, attenzione, interroghiamoci, non diamo per scontato che la nostra preghiera sia gradita a Dio, interroghiamoci se ci sono zone d'ombra. Una persona impura che vive nel peccato no, non può presumere che la sua preghiera salga gradita a Dio. Una persona che vive nella menzogna, nella falsità, nell'odio verso gli altri, che agisce con cattiveria, è inutile che faccia la persona santa, perché poi dopo la sua preghiera non sale gradita a Dio. Ma invece la preghiera della persona umile, della persona in grazia di Dio, della persona casta, dove castità sta o per verginità e totale diciamo assenza di rapporti sessuali, oppure castità è anche quella coniugale, per cui anche quando marito e moglie si amano, no, in Dio, l'uomo e la donna si amano in Dio, non fanno peccato, non perdono la castità, e questo è del tutto ovvio. Questo è del tutto ovvio. Allora una persona casta, una persona umile, una persona che si sforza di vivere il Vangelo, che non vive nella menzogna, che perdona i propri nemici, quella preghiera sale gradita agli occhi di Dio. Come incenso salga a te la mia preghiera, se levi a te la mia preghiera come il profumo d'incenso, dice un salmo. Bello tutto questo, che non avevo previsto di dirvi, ma pregate per coloro che vi hanno fatto soffrire, vivi o defunti. Ecco, perché se sono in purgatorio, pur avendo fatto il male, il vostro perdono, la riconciliazione, le aiuta queste anime a riconciliarsi a loro volta con Dio e a salire verso il trono di Dio, verso la gloria di Dio. Cosa volete? C'è forse qualcuno che può tirare la pietra? C'è forse qualcuno che può tirare la pietra? C'è forse qualcuno che può dire: io non ho nulla da rimproverarmi, anche a volte fatto inavvertitamente.
Ci sono persone sante, stavo dicendo ci sono persone sante che possiamo fare del male agli altri inavvertitamente, che possiamo ferire gli altri senza accorgercene. Dobbiamo starci sempre tutti molto attenti, perché nella relazione umana si gioca il nostro destino eterno, ricordatevelo. È nella relazione umana che si gioca il nostro destino eterno. Come noi abbiamo trattato gli altri, cosa noi abbiamo lasciato in eredità agli altri, a partire da quelli a noi più vicini e via via tutti gli altri. È importante quello. Perché? Perché è importante? Perché la relazione è trinitaria. Perché la relazione è divina. Dove l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio? Io mi ricordo quando ho studiato alla Gregoriana, questo tema era sempre in antropologia teologica, un tema molto caro ai docenti, ma anche direi agli allievi, per chiedersi ripetutamente che cosa esattamente significhi questo essere a immagine e somiglianza di Dio nel libro di Genesi. Ecco, secondo non pochi teologi, compreso von Balthasar, la relazione è quella distintiva. Cioè, nella relazione noi scopriamo di provenire da Dio. E infatti la relazione è il banco di prova della nostra felicità e beatitudine o della nostra disperazione e dannazione. No? E dunque dobbiamo lavorare tanto per fare in modo che nella nostra vita, verso il nostro cammino verso il cielo, il nostro cammino verso il paradiso, più che concentrarci sui nostri atti di virtù personali, prima di tutto, attenzione, ci concentriamo su cosa diamo agli altri, su cosa testimoniamo agli altri. La relazione è vita. Ecco, San Paolo oggi, no, con San Tito ce lo ricorda. La relazione è fondamentale, chiedere perdono a Dio dei nostri errori, dei nostri sbagli, e chiedere al Signore che perdoni coloro che ci attaccano, ci feriscono e ci fanno del male. A proposito di questo volevo dirvi che mi hanno riferito, che hanno scritto che io sono, adesso uno ha detto, ho la prova che Minutella, il signor Minutella è bugiardo, perché ieri, credo sia stato ieri mattina, io ho fatto una riflessione, a un certo punto ho raccontato dell'uso dell'acqua benedetta, vi ricordate? Finta e vera, su una persona indemoniata, gliele gettate addosso, vi ricordate quello? Questa persona ha detto, vi do prova che è un mentitore, perché ha riportato la mia ripetuta affermazione che io non ho fatto esorcismi, e invece io ieri avrei detto che ho fatto un esorcismo. Guardate a quale livello di disonestà malefica arrivano i nemici. È un buon segno, vuol dire che sono arrabbiati con me perché grido la verità. Io sono l'unico che grida la verità. Non ho dubbi che io la verità cattolica ce l'ho in tasca. Ve la esibisco, chi la vuole venga dove io sono e gliela do. Nessun altro ce l'ha come ce l'ho io, perché Dio ha voluto così. Ho forse detto ieri che io ho fatto un esorcismo? No. Mi avete sentito dire che questo è il livello vergognoso del pontefice laico e dei suoi seguaci, va bene? Del pontefice laico di Roma con le scarpe lustrate e dei suoi seguaci. Ora dice, abbiamo la prova, me l'hanno fatto vedere, abbiamo la prova che mente, che è bugiardo, perché ha detto che ha fatto un esorcismo, l'ha detto ieri, quando poi altre volte ha detto che non lo fa. Quindi la soluzione è sempre la stessa, che io sono mentitore, bugiardo, che merito sua eruttitudine, mi pare che disgraziati che sono. Guardate, come dire, burlarsi delle sofferenze altrui è segno di malefica presenza di Satana, qualcosa di diabolico. Ma io lo offro a Gesù oggi che è venerdì, come Gesù in croce che si prendevano gioco di lui. Loro sanno che io dico la verità. E comunque volevo fare appunto che prego per queste persone così cattive e malefiche, che hanno rabbia dentro e la sfogano su di me, perché hanno capito che conseguendo quello lì, cionci, parlo di cionci, sono alla frutta. Che cosa pensano di tirar fuori? Tutte queste petizioni, a che caspita servono? A chi servono? E veramente sta andando a finire a barzelletta. Le persone ingaggiate per rivolgere appelli, ti prego, Papa Leone, dici se Papa Benedetto era in sede di penitenza, ma vi rendete conto a che livelli sono? E poi a sfogliare la Margherita per vedere se entro il 2036 accade qualcosa, altrimenti Gesù Cristo non era vero, è tutta una presa in giro. Vi rendete conto a che livelli? Lo grido in faccia come nessun altro, dal momento che Cionci ha iniziato lui con me, non io con lui.
In questo è mentitore lui. Ha iniziato lui con me. Lui sa che io dico la verità. Dovrebbe avere almeno l'onestà di dire è vero. Gli chiamavo più volte al giorno o più volte in settimana per chiedergli consiglio, e qui ho testimoni che è così. Ma lui dice che non è vero, che è stato lui che ha aiutato me. Ma questa è un'altra storia. La questione è che lui ha aiutato me nel senso che mi ha reso famoso, perché ha fatto un articolo su Libero e dice che io, grazie a lui, sono stato conosciuto, quando invece io ero già abbastanza noto. Ma non è questo il punto è la posizione, la collocazione teologica, spirituale, pastorale di questa gente con il padre Santo Nocito, che saluto con affetto. Che razza di posizione è questa? Voler capire se Papa Leone è Papa o non è Papa, ma stiamo scherzando? Non vogliono vedere, come invece soltanto noi facciamo, che quella fa, quindi si sentono rimproverati e abbaiano. Il tale o la tale, io non so se uomo o donna, che ha scritto che io sono bugiardo perché ho detto che non faccio esorcismi, ma ieri ho raccontato l'esorcismo, è una persona malefica. Perché io non ho detto ieri che ho fatto un esorcismo. Gettare acqua benedetta addosso a una persona non è fare un esorcismo. L'esorcismo è quello, quindi sono anche molto ignoranti, l'esorcismo è quello che si fa con la formula, c'è il rituale, quello soltanto è e io a quello mi riferisco, perché se poi vogliamo parlare invece degli esorcismi che faccio quando predico, degli esorcismi come gli altri preti, che si fanno quando si celebra messa, quando si confessa, quando si benedice, quella è un'altra cosa, sono forme di esorcismo a latere, ma l'esorcismo in quanto tale, ed è a quello che io mi riferisco, pensate un po' come mi devo difendere, ma non è che questi hanno l'umiltà di accettare, sono malefici. Adesso troveranno con sua eruttitudine, con sua ruttitudine, non so come caspita mi definire, perché io c'ho il reflusso, no? E quindi giocano su questo, che io erutto. Che disgraziati che sono, che disgraziati, che Dio li perdoni. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Bene, adesso andiamo al diario di bordo. Mi trovo di nuovo a San Paolo. San Paolo era la piattaforma da cui tutto ha avuto inizio, come vi ricordate. L'8 gennaio sono arrivato qui nel tardo pomeriggio e da qui poi ho sviluppato tutta la mia azione missionaria, che è divinamente feconda. Questo nuovamente tengo a precisarlo, produrrà frutti come solo Dio sa, nei tempi che Dio stabilisce. Per cui noi adesso ci ritroviamo qui col mio team missionario, diciamo con le tasche abbastanza asciutte. So che stanno arrivando degli aiuti e ringrazio quanti lo stanno facendo per almeno consentire a una parte di noi di proseguire. Intanto vorrei dire quanto segue. Siamo a San Paolo, abbiamo fatto, come sapete, incontri di preghiera in Argentina, in Cile e in Uruguay. E intanto domani, sabato 7 febbraio, vigilia di Sessuagesima, saremo qui a San Paolo per un incontro di preghiera al Transamerica Prime International Plaza. Portate il costume perché i nemici mostreranno nuovamente, purtroppo questo è il livello dei miei detrattori, mostreranno nuovamente la piscina e quindi a bordo piscina faremo l'incontro. No, naturalmente sto scherzando, saluto la contessa di Ostia, che vabbè, lasciamo perdere. Comunque sia, ecco, ci ritroveremo per chi vuole domani pomeriggio alle 17:30 qui al Transamerica. Non vedo più il nome dell'hotel e mi trovo in difficoltà perché non me lo ricordo. Eccolo lì, Transamerica Prime International Plaza, sì, ecco, sì, International Plaza, esatto, Alameda Santos 98, Jardim Paulista, Sao Paulo in Brasile. Sarà un momento appunto di grazia. Ieri, per arrivare a San Paolo, noi come sapete venivamo dall'Uruguay, l'abbiamo fatta tutta in macchina perché i costi aerei rendono tutto più rapido, però sono purtroppo abbastanza impegnativi, quindi facendo il calcolo con la macchina ci costa di meno, ci è costato di meno. Però ieri abbiamo vissuto, secondo me, un'esperienza assolutamente significativa, perché ci siamo addentrati appunto nell'entroterra brasiliano e abbiamo fatto esperienza, anche se già nei giorni scorsi lo vivevamo, di quello che si chiama Brasile profondo, come quando si dice l'America profonda o l'Italia profonda. Che cos'è questa espressione? Significa quella parte non turistica, dove non vanno i turisti perché è periferica.
ed essendo periferica ci vive la gente del quotidiano, senza, diciamo, niente di eccezionale. L'eccezionale è esattamente questa quotidianità che tocchi con mano. E così noi abbiamo potuto conoscere il vero Brasile, non perché qui a San Paolo non ci sia, dove ci troviamo, in un quartiere residenziale, ma perché quello è il Brasile che scoppia di vita. Guardate, figlioli cari, quante famiglie io ho potuto vedere, quale ingombro umano ho potuto vedere ieri, sudato in macchina con il traffico, il caos, i clacson, i semafori, i motori che sfrecciano, i taxi che suonano, gli autobus che si fermano e salgono le persone, bambini che corrono, mamme che inseguono i figli, i venditori ambulanti che vendono il prodotto. È una cosa, miei cari figlioli, che non potete immaginare. Peccato che siano state scattate poche foto della periferia. Questa forse dà l'idea, ma è una ben misera foto. Mi congratulo con i miei, a cui avevo chiesto di dare un bel dettaglio di foto. Ce sono appena 2 o 3 di quello che ho detto, ma penso che mi abbiate capito. E quelli sono veramente i posti, basta così, tornate su di me. E quelli sono i posti veramente da evangelizzare. Io pensavo aveste fatto foto di primi piani, vabbè, pazienza, io guidavo, non potevo, sui bambini. Io avrei fatto foto sulla mamma che insegue il bambino, sulla famiglia che attraversa il... quello è il campionario umano, il materiale umano, no? Che fa la differenza, perché lì si manifesta il locus dell'evangelizzazione. Io dicevo ai miei, quando poi siamo arrivati qui nel cuore residenziale di San Paolo, che quella è la zona vera, perché lì c'è la gente viva, vera. Sembrava, io ho detto scherzosamente, un po' San Paolo, tra l'altro si chiama la città, e a Napoli c'era lo stadio San Paolo, sembrava Napoli all'ennesima potenza. Gli spagnoli, no? O lo Zen di Palermo, esposto ad una, diciamo, dimensione, fiori cari, persino mozzafiato, perché e poi peccato che non abbiano fatto, non è un rimprovero per carità, è che ci rimango male. Speravo in un campionario fotografico, veramente, pazienza, avrei voluto mostrarvi, miei cari figlioli, le case come sono costruite, ma perché non ne avete fatte di quelle foto lì? Sulle colline, le case dove c'è un piccolo spazio, le famose favelas, li costruiscono. Ma che costruiscono? Non è la costruzione ottenuta col permesso, presumo, o forse sì, comunque con tutti i permessi che ci devono essere, per esempio in Italia, per costruire anche 2 metri quadrati, ma sono mattoni su mattoni, posti dove c'è un piccolo spazio per ripararsi dalle frequenti piogge, che adesso vi dirò, perché anche qui è un luogo dove non smette di piovere in Brasile. Abbiamo avuto tempeste diciamo tropicali di non poco conto, a volte molto burrascose, che durano però anche poco, poi il clima torna sereno o piuttosto... Ecco, questa è una foto importante, vedete sullo sfondo un colle, è uno dei colli che stanno attorno alla città di San Paolo, che sorge un po' più su questa, diciamo, conca, chiamiamola così, e questa è la periferia di San Paolo, è qualcosa di impressionante. Guardate bene, non so se vi potete fare un'idea, si vede proprio questo insieme, questo groviglio di case costruite là dove c'è un piccolo spazio. Mi sembrava bello raccontarvelo, perché quindi esiste un Brasile alternativo, anche se l'economia è un'economia galoppante. Perché? Perché qui si mettono al mondo tanti figli. Putin l'ha capito, e non so se lo sapete, da anni porta avanti una preziosissima, importantissima campagna di promozione familiare per mettere al mondo figli, con agevolazioni fiscali, eccetera, che consentono alle coppie russe di mettere al mondo figli, perché la Russia è Mosca e San Pietroburgo sostanzialmente, però poi dopo ci stanno infiniti spazi, e il progetto di Putin e di chi verrà dopo di lui è esattamente quello di riempire quanto più possono questi spazi, perché è così, uno statista intelligente questa cosa la sa. Vi ricordate, ai noi, non si può pronunciare il nome, il duce d'Italia, che se ha avuto tanti demeriti, un merito l'aveva, quello di permettere, vi ricordate, le politiche familiari. Il popolo italiano si è ingrandito molto grazie a quell'epoca lì, no? Perché gli statisti sanno che l'economia avanza con i bambini che crescono. Dove non ci sono figli,
natalità, come in Italia, decresce e raggiunge livelli drammatici di pariteticità con il tasso di mortalità, quando si giocano i due tassi, l'economia non funziona, cioè l'economia arranca, non che non funziona, che comunque l'Italia è un'economia di tutto rispetto, però ecco, è un'altra cosa quando vai in questi quartieri poveri, e io pensavo, guardate, a questi quartieri poveri, di tutti quei bambini che abbiamo visto, no? Quei puttini lì che correvano da parte all'altra, allora, state certi, sono più che sicuro di quel che dico, e meno male che il campionario delle foto adesso arriva e così vi rendete conto. State certi che questi un giorno saranno grandi calciatori, va bene? Architetti, medici, artisti, perché il vero materiale umano non ti viene dai quartieri, se nessuno l'abbia male, però vi dico che funziona così. Poi ci sono le eccezioni, perché c'è la massoneria e le famiglie si giocano i posti che contano, anche quando ci va gente inutile, che non ha nessuna qualità, però appartiene al chirurgo primario, e il figlio che fa, e diventa anche lui, però non è competente. Ti viene un ragazzino con quella vita negli occhi, no? Con quell'aver giocato per strada, che però poi scende a San Paolo, in città, e studia all'università e diventa un grande chirurgo a livello mondiale, o diventa un grande architetto, e così via, un grande calciatore, perché la vita è lì, in questi spazi che state vedendo, anche se qui naturalmente dove io mi trovo a San Paolo, ma insomma è una pagina interessante quella che stavo presentando, ma la chiudo qui, il diario di bordo, perché è meglio in questo modo qui. Bene. Allora, adesso invece andiamo alla puntata di oggi, dopo tutte le cose spirituali, pastorali e umane che ci siamo dette, ma so che vi fa piacere sapere il nostro diario di bordo, e quindi sono qui adesso a San Paolo, dove mi tratterrò pressappoco fino a domenica, al fine settimana, e poi con una parte del team, perché le tasche si prosciugano, non c'è altra ragione se non questa, grazie a chi però sta collaborando per darci aiuto, proseguirò come avevo previsto la seconda fase della mia missione, che vi renderò nota successivamente, ovviamente. Andiamo invece alla pagina di oggi. Torniamo sul tema che per ora tiene banco e che da un paio di giorni trattiamo, in ragione anche di quello che vi ho detto poc'anzi, il piccolo resto soltanto ha ragione, e il tempo, vedete, che porta conferma di questo. Dunque il titolo di oggi, come vedete, è Fernandez e Lefebvriani, due punti, il gioco degli specchi a Roma. Il prefetto pornoteologo di Roma, sto parlando di Víctor Manuel Fernández, che in tempi di ragionevole normalità nella vita di Chiesa si sarebbe immediatamente promosso alla sede più sperduta del pianeta, come è successo a Bugnini. Non so chi di voi sa chi è Bugnini. Bugnini era l'artefice della riforma liturgica, e quando Paolo VI seppe, il nome era strano, non me lo ricordo in questo momento, Archelao, non mi ricordo, aveva un nome particolare, Bugnini seppe che... Annibale, ecco, Annibale, quando Paolo VI seppe che questo potentissimo liturgista, che comandava sul messale romano, sulla messa nuova e su tutte le cose studiate al tavolo al bar, seppe, gli fu fatto presente per indiscrezioni riservate, poi rese note però, che il suo nome, il nome di Bugnini, compariva nella lista P2, credo fosse la P2, comunque nella lista della massoneria. Cosa fece Paolo VI? Promoveamur ut amoveamur, cioè lo spedì nunzio apostolico in Iran. Va bene? Sapete? È ovvio che era una dire togliti di mezzo, ti tolgo di mezzo, diciamo, da regista della riforma, non proprio del concilio, ma della riforma liturgica del concilio, annunzio apostolico a Teheran. Ora, con tutto il rispetto dell'Iran, che tra l'altro in questi giorni tiene banco, voi potete capire, se ci va chiunque altro come prima esperienza o come esperienza di fondo da nunzio apostolico in generale, non fa differenza, ma che uno sia responsabile delle scelte liturgiche e poi ti ritrovi nella più sperduta tra le nunziature dell'est asiatico, dell'Asia, insomma ne passa evidentemente. Paolo VI se l'è tolto dai piedi.
E quelli erano tempi, nonostante la tempesta, di normalità cattolica, perché i lefebvriani, i tradizionalisti, i radiospadisti, tutti questi qui che non la smettono di crocifiggere post mortem il povero Cristo di Paolo VI, che forse qualche difficoltà di approccio personale con la realtà ecclesiale probabilmente ce l'aveva, ma sono affari suoi, dimenticano volutamente, questa è disonestà, di citare, perché questo li inchioda, di citare il dialogo che io porto nel mio libro Chiesa dove vai tra Paolo VI e Jean Guitton un anno prima che morisse il Papa. Sai, se si vuol fare passare a tutti i costi Paolo VI come Papa massone, liberale, modernista, antesignano di Bergoglio, mi piace, io non faccio in tempo a citare i miei libri, la regia subito di schiaffo. Allora, questo è proprio. Allora, stavo dicendo, Paolo VI, se fosse stato Papa come lo descrivono dalle parti dell'arcipelago lefebvrian, radiospadista, viganian, tradizionale, sede vacantista e chi neanche ne metta, come Papa liberale, modernista e massone, perché insistono su questo, che motivo avrebbe avuto di dire a Jean Guitton un anno prima di morire: ma Gesù quando tornerà? Dice, io mi richiedo continuamente, lui sapeva che era ormai vicino alla morte, lo sentiva, perché questa intervista mi pare, io nel mio libro, adesso nel mio libro lo dico, che se dove vai, non mi ricordo, credo sia stato agosto, comunque un anno prima che morisse, mi domando continuamente se non è il tempo di quello che Gesù ha detto: ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questo è Paolo VI a Jean Guitton. E poi aggiunge Paolo VI, mi rendo conto che si sta affermando un pensiero non più cattolico e che è possibile che questo pensiero non più cattolico prenda il sopravvento, ma da qualche parte Dio provvederà a conservare con un piccolo gregge l'autentica fede cattolica. Vi pare che in Bergoglio prima di morire ci sia mai stata una sola sillaba di questo tipo? Bergoglio è quello che prima di morire, forse con la mano già moribonda, ha firmato l'assemblea sinodale del 2028, quella per cui è stato eletto il suo successore Prevost. E come mai Paolo VI ha detto questo? Perché era un papa che soffriva. Infatti ha parlato del fumo di Satana nella Chiesa, capito? Tutto questo lo sto dicendo perché appunto in tempi di normalità c'era la normalità cattolica e allora uno come Bonini è stato spedito dove non contava più niente. Allora, che non sia un tempo di normalità cattolica e che ha ragione Dominutella, ha ragione al 100%, e gli eventi che mano a mano avvivano confermano che la nostra posizione, la più scomoda, la più perseguitata, la più clandestina, è quella vera. Perché in tempi di normalità al dottor Cionci, al signor Cionci, domandino: che razza di petizioni fai al Vaticano quando hai un falso papa che compare di merenda di Fernandez e lo tiene lì e che gli affida l'incarico di approfondire la questione sui lefebvriani? Sua eruttitudine fa questa proposta di domanda. Rispondano a queste domande. Ma non è ragionevole che in tempi di. Quindi c'è una schizofrenia cionciana che diventa sempre più preoccupante. Questo tiene i suoi, no? Dietro alla possibilità che Leone sia papa, e poi fa una petizione, l'ultima petizione, non so che razza di petizioni siano queste che fine facciano, perché si condanni fiducia supplicans. Ma dico, ma non si rende conto che prende in giro se stesso Cionci? Perché sia eliminata fiducia supplicans. La fiducia supplicans l'ha scritta Fernandez, che è quello a cui il Papa ora ha chiesto di gestire la questione con i lefebvriani. In tempi di normalità, un pornoteologo eretico e apostata, inguardabile come Fernandez, sarebbe stato spedito, se c'era un vero Papa, nelle isole Samoa, a pettinarsi le bambole. Non prefetto della fede, che significa quello che gestisce il pensiero della Chiesa. Mi sbaglio?
Che razza di reazioni avete quando poi scrivete nei vostri salotti cianciati cavagliato? Rispondete alle questioni invece di andare sul personale, disgraziati che siete. In tempi di normalità uno come Fernandez, se Prevost fosse il Papa, avrebbe dovuto, come una delle prime iniziative, prendere come si chiama questo, Fernandez, e spedirlo alle isole Figi, dicendogli: di te non vogliamo, perché la Chiesa sa fare questo, di te non vogliamo più sentir parlare, capito? Bergoglio ha fatto questo, al contrario, al rovescio. Ha preso figure fastidiose, rompiscatole, per esempio, come Monsignor Georg Geswein, e l'ha spedito nunzio apostolico nei paesi baltici. E questo adesso è tornato un po' a farsi sentire perché è morto Bergoglio. E stanno lì sempre tutti questi, tutti, tranne noi, a mordersi la coda, che è veramente uno scenario penoso. Quando Dio vorrà interverrà, perché per esempio questo adesso comincia a dire che Papa Leone ci fa ben sperare, Papa Leone, questo Geswein, che Papa Leone è quello che ci potrà indicare la strada giusta. Sì, nel frattempo c'è Fernandez, prefetto della fede, è dai frutti che si riconosce l'albero. È il gioco degli specchi. Sapete cosa significa gioco degli specchi? Per chi non lo dovesse sapere, gioco degli specchi è una, come dire, una metafora per indicare un'attività diciamo, il significato, perché poi è un'attività vera e propria, ma il significato, io mi riferisco al significato, è un concetto che indica un esercizio, no, non è questo, il gioco degli specchi si indica una situazione di doppiezza, di corruzione, insomma, di imbonimento delle cose. È questo che stanno facendo a Roma. Allora, l'ultima notizia clamorosa è la seguente. Faccio un'estrema sintesi della querelle relativa a Don Pagliarani, il priore della Fraternità di San Pio X, che disgraziatamente per 12 anni hanno celebrato i Lefebvriani, così è ufficiale, la messa in unione con Papa Leone e con Papa Francesco. Che avevano il quadro nelle loro case di Papa Francesco. Ha annunciato la consacrazione di nuovi vescovi e poi è stato annunciato un incontro, ne parlavamo ieri, il 12 febbraio prossimo, tra Pagliarani e Fernandez. Eccolo lì. Il cardinale Fernandez, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, per difendere la fede cattolica. Capito? Allora, ieri si annuncia questo incontro, ma tra ieri, stamattina, io l'ho visto stamattina per ovvie ragioni, vi ricordo il fuso orario, che qui è ancora qui di 4 ore, chissà come finisce altrove, comunque qui di 4 ore, tra ieri sera ho letto che Fernandez, in un comunicato stampa, ha reso noto quanto segue. Non c'è molto da discutere, sostanzialmente è questo il punto. Cioè, dice lui, proponiamo ai Lefebvriani di non consacrare nuovi vescovi senza il permesso del Papa e di accettare le condizioni che sono state proposte, altrimenti è scisma. Ora, è il bue che dice cornuto all'asino. Vi rendete conto che situazione? Ma come fanno a non vedere? Abbiate l'umiltà di accettare che avevo ragione io. E sapete perché ve lo dico a tutti i nemici, compreso quel disgraziato che scrive che io sono bugiardo perché faccio l'esorcismo quando ho detto di non farlo, quando invece non ho fatto un esorcismo? Abbiate l'umiltà di riconoscere che c'ho ragione io e che dovete accettarlo con umiltà, che la strada è questa, riconoscere che quella è la falsa chiesa, corpo mistico dell'anticristo, dove agisce Satana per distruggere la fede cattolica, che sopravvive in un piccolo resto nascosto e minoritario. Ma sapete perché ve lo dico? Perché questa ha una radice soprannaturale, non è merito del sottoscritto. Rasserenatevi. Sua eruttitudine vi fa sapere che lui, quando vi dice questo, non ci mette niente di proprio, non c'è il tempo di farlo, di godersi casomai, che ne so, il prima. No, non c'è il tempo. Peraltro, quando sono stato indicato come Leone di Maria, io non ho cambiato il mio stile di vita, anzi chi mi sta accanto sa che bisogna che mi si tenga per braccio e che mantenga un ritmo più calmo.
Non ho cambiato abito, non ho cambiato stile, non ho fumi nella testa, non ho arie da portare, cioè io sono me stesso, no? Chi mi conosce da prima e dopo vede che per me non è cambiato nulla. Abbiate l'umiltà di accettarlo, siete ancora in tempo. Ricordatevi di Noè che per conto di Dio ha costruito l'arca, è Dio che gliel'ha chiesto, e come si legge, tutti lo prendevano in giro. Tutti si godevano la vita e lo prendevano per matto, era un pazzo, era uno che non c'era con la testa, era uno pieno di sé che faceva chissà quale stramberie, come Minutella. Ma come a Noè è stato Dio che gli ha chiesto di fare quello, a me è stato il cielo che me lo chiede. Io mai e poi mai mi troverei qui a San Paolo per questo. E mi vengo preso in giro. Ma attenzione che poi arriva il diluvio. Il diluvio arriva. Tarda ad arrivare, ma in un battito, uno schiocco di dita del Padre Eterno è finita. Abbiate capacità di riflettere, ve lo chiede sua eruttitudine, mentitore, bugiardo, sclerato, che si arrabbia, che è nei guai perché si vede sconfitto, ve lo chiedo con umiltà oggi che è venerdì della Passione del Signore, nel ricordo della Passione di Gesù, primo venerdì di mese. Rifletteteci se siete sulla strada giusta, perché in una situazione di normalità non potrebbe mai e mai un vescovo eretico, apostata, approvare questo. Quindi questo vescovo si preoccupa di far presente ai lefebvriani, che se non altro dal punto di vista dottrinale sono ineccepibili, di stare attenti, lui che ha scritto Fiducia Supplicans e ha aperto le porte del giubileo al mondo LGBTQ+. Lui che ha allora, quindi questa chiesa è vera secondo alcuni, o sarebbe vera secondo altri, quando condanna Pagliarani e Monsignor Francesco Savino, che è eretico in forma bestemmiatrice e adultera, è tranquillamente vescovo di Cassano allo Ionio. Ma solo io mi accorgo di queste cose. Capito? È il gioco degli specchi a Roma. Ora, procediamo con ordine. C'è una lettera scritta da un fedele del mondo tradizionalista riguardo di quello che sta accadendo. Volevo leggervela, è pubblicata da Renovatio 21. Scrive così: per il piccolo mondo antico tradizionalista è di certo la notizia più clamorosa, ancorché attesa, che si possa immaginare. Le nuove consacrazioni della Fraternità San Pio X sono la comunicazione che tanti nel mondo, milioni, aspettavano e da molto tempo, da decadi. Chi scrive è un fedele lefebvriano, per cui ha dentro anche felicemente a questa vorticosa e irrinunciabile hype ecclesiastica. Nel giro lefevrista ovviamente non si parla d'altro e si è slatentizzata definitivamente, scrivete più semplici per favore, abbiate pazienza, definitivamente la pratica del totovescovi che veniva esercitata sottovoce negli scorsi anni, mentre ora è in ogni chiacchiera fuori dalle cappelle, ogni telefonata, e non voglio pensare cosa siano ora certi gruppi WhatsApp e Telegram, applicazioni da cui cerco di tenermi più alla larga possibile, perché voi lefebvriani certamente siete sempre quelli un po' aristocratici, ma perché scrivere che ti tieni lontano da WhatsApp e Telegram in maniera più larga possibile? Perché sei aristocratico, perché queste cose popolari tu non le usi perché sei lefebvriano. Vedete che c'è la sindrome dell'aristocrazia nel mondo tradizionalista, ce l'hanno, non c'è niente da fare, si sentono tutti conti e baronesse. Tu vai alla messa lefebvriana, sei un conte della fede cattolica, non c'è niente da fare. Ma perché precisare che lui si tiene lontano da WhatsApp e Telegram? Che motivo c'è di dirlo, se non per sentirsi di un cetus superior? Io purtroppo no, io sono un popolano, perché io Telegram lo uso, meno male che lo uso, non lo so io. Vabbè. Andiamo avanti. Sì, questo ce l'hanno i tradizionalisti. Appena tu passi nel mondo tradizionalista, puoi venire dallo Zen e ti senti un principe, perché circoli negli ambienti, quelli, hai capito, la crème della fede cattolica. Su questo Lefebvre avrebbe dovuto, mi permetto di dirlo, giocare un ruolo un po' più attento alla
popolanità, starei per dire. C'è questo taglio un po' troppo elitario, che avete visto che ho sempre, sono venuti a corteggiarmi non poche persone aristocratiche, è sempre finita male, perché grazie a Dio io sono debitore di mio padre, e sai, quello che ti porti te lo porti per tutta la vita, e il gruppo che mi segue lo vede, perché loro, alcuni in particolare, altri meno, a volte non stanno attenti all'acquisto di questo, che sarebbe meglio prendere quest'altro. Invece io su ogni cosa sono ossessionato, cerco di stare attento, e quando devo comprarmi anche su di me una cosa che abbia un costo, devono insistere quelli che mi stanno accanto. Chi mi sta accanto sa che io sto dicendo la verità. Ci vuole sobrietà. Ma andiamo avanti. Il toto consacrazione impazza, a parlare pure il nome in lingua inglese, l'inglese è il greco moderno, a meno che ce lo dici, di bishopping. Chiunque ora si dà alle gioie del bishopping con biscioppatori di tutte le età, biscioppano le vecchie guardie che hanno conosciuto Monsignor Lefebvre come i neoconvertiti giovani, quelli di passaggio che per fortuna non mancano mai. Una realtà senza portoghesi è una realtà morta. Ebbene, con discrezione, senza esagerare, mi ci sono messe anche io. Ho sentito varie voci tra fraternitologi e persone con ampie cognizioni della fraternità San Pio X per verificare quello che penso, farmi un'idea, tracciare un'ipotesi più chiara. Ne sono uscito solo con una certezza: ho solo opinioni, congetture e sogni, e forse vale la pena per una volta di concentrarsi su questi. Con ordine. Il primo fraternitologo che ho sentito ha, come tutti come me, alzato le mani al cielo, non c'è modo di sapere nulla. Mi dice, dicono che non faranno un africano, vuole sapere lui chi sono questi vescovi che verranno fatti, anche se forse sarebbe il caso, e rimarranno in Europa, l'età sarà bassa, perché per fare il vescovo della fraternità ci vuole un fisico bestiale. Vabbè. Per resistere agli urti della Chiesa moderna, cresimando bambini a 4 angoli del pianeta, dall'Alaska al Sudafrica, da Tokyo all'Amazzonia. Ne faranno secondo lui 3, cifra conservativa. Di lui mi fido sempre, ma qui? E chi saranno i futuri prelati, questi che saranno consacrati? Ecco che si fa qualche nome. Questo qui che fa questo, quest'altro che fa quello. Sento un'altra voce con profonda conoscenza della materia che con profonda saggezza mi conferma che non c'è modo di sapere. Lo sa solo chi ha deciso, cioè chi le nomine le ha fatte e chi verrà consacrato. Lui dice non ne faranno più di 4. Immagino che sia perché 4 è il numero dei vescovi ordinati eroicamente nel 1988 dal fondatore. Su questo eroicamente potremmo aprire tutto un dibattito clamoroso. Eroicamente. Al governo c'era Giovanni Paolo II. Va bene? Ma non è il momento di parlarne. È stato un atto eroico quello di Lefebvre di consacrare in tempi di normalità cattolica, per lui invece di vera e propria eccezione, 4 nuovi vescovi senza il permesso di Giovanni Paolo II, di cui uno ha fatto una fine che sappiamo, Williamson, si è poi fatto pure la sua chiesa lui. Eroicamente, così pensano i lefebvriani. Ma può esserci certezza qui, non nemmeno della provenienza? Ci sarà un francese, un americano, probabile, sì, ma in ultima analisi cosa ne sappiamo? Nessuna certezza. Nel frattempo è arrivata a Roma. Proseguono i contatti tra la fraternità San Pio X e la Santa Sede. Sì, io penso che il momento più bello sarà quando, immagino, il cardinale Fernandez, commosso, stringerà la mano a Don Pagliarani e gli regalerà Besame Mucho con la dedica. Sarà un momento magico quello. Momento magico in cui il priore della fraternità di San Pio X porterà ai suoi in omaggio il libro regalato dal pornoteologo Baciami molto, come si deve baciare, come vuole essere baciata una donna e come una donna può arrivare a quelle cose. Non sappiamo nemmeno se la lettera ricevuta dal Vaticano, quella che da quel che dice il superiore generale Don Davide Pagliarani avrebbe... Ma questa lettera qui, ve la sto leggendo, perché so che ci sono i confratelli che mi ascoltano, mi lascia intendere che non tutto ciò che luccica è oro. Mi capite cosa voglio dire? Ha la sensazione che lascerebbe emergere una certa tensione anche all'interno del mondo lefebvriano. Non è così tutto probabilmente, come dire, armonioso come sembra.
Finiamo. Qualcuno bisbiglia, non è che la letterina sia venuta fuori di punto in bianco, stile bigliettini a scelta binaria, con crocetta che circolano in classe a fine elementari inizio medie? Ti vuoi mettere con me, sì o no? Immaginiamo il livello di difficoltà con la curia che può dire no, anzi sì, ma tra un po', anzi no, anzi uno nel 2028, anzi no, anzi sì, uno nel 2030, scelto da noi, anzi uno scelto da noi, da fuori della fraternità, Roma locuta, causa infinita. E cioè tutto quello che non è stato fatto per i comunisti cinesi. Perché, rammentiamolo pure noi, la situazione è paradossalmente la medesima della Chiesa patriottica, il facsimile della Chiesa cattolica creato dal Partito Comunista Cinese. Questo invece trovo che è un raffronto molto intelligente. Il facsimile della Chiesa cattolica creata dal Partito Comunista Cinese a Pechino, con cui Roma ha pensato bene di fare accordi, i famigerati catastrofici accordi sino-vaticani, sino-cinesi, ottenendone per premio la repressione più tremenda della Chiesa sotterranea. Ne abbiamo parlato infinite volte. Che in Cina c'è una Chiesa ufficiale, che è quella voluta dal governo comunista, che gode di tutte le garanzie con l'appoggio di Roma, con l'empia scelta di Parolin. E per questo la Chiesa invece clandestina, che non vuole gli accordi col governo comunista, perché tra Cristo e Beliar non ci può essere accordo, è perseguitata ora più che mai, col totale disinteresse di Parolin e poi prima ancora di Bergoglio e a quanto pare ora ancora di Prevost, ottenendone per premio la repressione più tremenda dalla Chiesa sotterranea, la distruzione di chiese, sì, perché sta andando così nel silenzio generale, il rapimento di seminaristi e sacerdoti, su questo mi congratulo con l'articolista, torture ai religiosi, ecco, quindi come ci sta il sequestro delle donne in Italia da parte di Domi Nutella, c'è il sequestro dei seminaristi da parte del governo cinese in Cina. Insomma, una tragedia immane bagnata da onde continue di sangue di martire. Il Partito Comunista Cinese ha nominato e consacrato tra i tanti degli ultimi mesi di scandalo il vescovo di Shanghai, non solo perché è un'importantissima diocesi, San Paolo fa milioni di abitanti, ma Shanghai non solo quelli di province impronunciabili dell'entroterra, ma il vertice della diocesi della seconda città più importante del Dragone. E cosa ha fatto il Sacro Palazzo? Nulla, spallucce. Pazienza. Quindi cosa vuole dire il lefebvriano in causa? Vuole dire come mai il Vaticano è così preoccupato che noi lefebvriani ci stiamo muovendo per consacrare dei nuovi vescovi quando tace del tutto sulla nomina dei vescovi fatta dal governo comunista. Quindi quelle dei lefebvriani le vuole scegliere lei, Roma, quelle dei comunisti le lascia fare i comunisti. Era interessante dire questo, no? Avete capito? Avete capito il raffronto? Lo vorrei ripetere perché abbiamo gente che ci segue che magari in Cina c'è il governo comunista di Xi Jinping a Pechino, che gestisce le nomine e la gestione anche del patrimonio ecclesiastico cinese. Questa si chiama Chiesa patriottica perché è la patria. La governa, la controlla il governo cinese, fino al punto di scegliere lei, Pechino, i vescovi, non Roma. E Roma tace. Ci siamo? Come mai invece ora Fernandez batte i pugni e non bacia più come prima sulle nomine dei vescovi lefebvriani? Non è più grave il caso del meccanismo di nomina dei vescovi cinesi della Chiesa patriottica? Certo che sì, però con i lefebvriani, capito, mostrano i pugni, con quelli... Interessante, era qui che volevo arrivare, spero di averlo spiegato bene. Eppure c'è chi dice che Roma ancora potrebbe essere Roma. Aspettiamo il 2036, Odissea nello spazio. Ecco, concludiamo, il Partito Comunista Cinese ha nominato e consacrato tra i tanti degli ultimi mesi di scandalo il vescovo di Shanghai. E Roma che ha fatto? Nulla, spallucce, pazienza. Ma scusate, non ci sarebbe però anche in questo caso la questione della scomunica per quei vescovi, e non è che uno o due. Attenzione, nel silenzio generale voluto, in Cina si è creata una gerarchia di vescovi scelti da Pechino, non da Roma. E per quelli non c'è già la scomunica come casomai ci sarebbe per quelli dei lefebvriani. E quindi avremmo una gerarchia scomunicata. E quindi Don Minutella avrebbe ragione di dire da anni, con un coraggio che è bene che lui neanche se ne accorga, che tutto questo è pandemonio. Che non c'è più la successione, perché c'è una gerarchia, se non altro scomunicata, fallita, avvelenata,
che Dio, come ha detto il cardinale Caffarra, avrebbe ricominciato da capo. Non ci sarebbe la questione della scomunica, ma sì, la scomunica late sentenze per chi ordina vescovi illecitamente ma validamente. Un vescovo ordinato da un vescovo è un vescovo, anche se satanista. Late sentenze significa che la pena canonica arriva senza giudizi, esce subito quando l'azione è compiuta, cioè la scomunica va considerata all'atto stesso, quindi anche i prelati comunisti cinesi, pur ratificati a posteriori, sono da considerarsi scomunicati. Io proporrei ai lefebvriani di scrivere a Cionci, così fa un'altra petizione a Papa Leone, fa parlare un'altra delle sue adepte che chiede a Papa Leone: per favore Papa Leone ci rispondi, forza, un'altra petizione. Per il diritto canonico alla pena late sentenzie si contrappone la pena ferende sentenzie. In questo caso, altre volte la scomunica c'è solo nel momento in cui viene pubblicamente dichiarata dal Vaticano, come nel caso di Viganò. E credo anche del caso di Don Cornette è andata così, se non ricordo male, ferende sentenze. E quindi alla fine tutto questo si risolve in una grande questione. Il problema per alcuni non è tanto quello di incorrere in una scomunica automatica. Sembrerebbe che Pagliarani e la Fraternità San Pio X ha messo già in conto il Niet di Roma e che a quanto pare starebbero facendo questo pro forma, infischiandosene, perché ci hanno ragione. La successione apostolica in questo caso è più importante di tutto il resto, perché non è una condizione di normalità, di straordinarietà. C'è da conservare. Don Pagliarani l'ha detto, salvo aversi smentito perché è il casino totale, da Luisella Scrosati, che proporrei sempre di più come prefetta della Feda, perché lei questa volta, guarda caso, prende le difese di Papa Leone e di Fernandez, perché la Chiesa è giusto che stia agendo così, perché per loro la situazione è normale, nella che loro, e dice che c'è il Papa che ha voltato pagina, capito? Vi rendete conto che situazione che c'è? Ma c'è mai stata una situazione del genere a Roma? Io credo di no. Sì, c'è stata all'epoca dell'Occidente con 3 papi, 4 papi, ma non era così. Qui c'è il caos totale, è Dio che lo permette. E più insistono con le loro vedute, più Dio fa scendere la notte. Con Dio non si scherza. Qui può andare avanti solo chi ha una robusta vita interiore. Conclusione dell'interminabile articolo. Questo scrive peggio di me, nel senso che non finisce mai. La scomunica c'è comunque. A questo punto del labirinto capisco che devo mollare il principio di realtà. Non c'è modo di sapere niente di niente nemmeno qui. E allora, se non posso contare sui ragionamenti, possiamo spegnere. Posso solo parlare di quello che sogno. Io non sogno chi, ma quanti. Sogno che la fraternità non faccia 1, 2, 3, 4 vescovi. Sogno che ne facciano 10, 20. E qui c'è l'eco di Fra Celestino, che ha una visione in grande della cosa, salvo poi vedere che siamo 4 gatti ancora noi. Un paio di preti senza nessun vescovo che ci corteggi. Mentre qui è in gioco una pressione, evidentemente è stato reso noto, sarà un pressing per dire a Pagliarani: ma scusa, a questo punto, visto che accettate la scomunica, perché ne fate 4, 3 o 5? Fatene 10, 20. Sogno che facciano tanti americani, un africano, un italiano, svizzeri, tedeschi, spagnoli, brasiliani, un giapponese, un polacco e quanti francesi vogliono. Sogno che divengano vescovi anche quei tanti bravi preti ordinati da Monsieur Lefebvre che in Italia, in Francia e in Germania hanno lavorato per la fraternità, rendendola questo monumento invincibile. Sarebbe come di quegli eserciti africani in cui ci sono più generali che soldati, mi ha detto un santo sacerdote della Fraternità San Pio X, quando gli ho esternato ancora un anno fa la mia speranza di vedere consacrazione a doppia cifra. Ha sicuramente ragione lui, tuttavia lo stesso sogno che faccio io mi è stato confessato sulle scale di pietra di un millenario oratorio della Fraternità da un fedele pater familias ad alta voce lingua veneta, adesso non lo sarei pronunciare io. Poi ci provo. I gada farghenè. 10 o 20 minimo. Ho pronunciato bene? I gada fargene? 10 o 20 minimo. Si era subito dopo l'incidente che ferì Monsignor Tissier, portandolo poi all'agonia e alla morte. Saspeteli, diceva il fedele, cosa sono? Il popolo la pensa così, vox populi, vox dei. Bisogna ammettere che di fedeli spaventati delle scomuniche non ne conosco nemmeno uno, anzi, vengano a chiedere dalle nostre parti, vengano a chiedere a noi sacerdoti del sodalizio, però noi non esistiamo, vedete, noi non ci siamo.
Anzi, c'è chi teorizza pure, non senza saggezza, se non ci fosse stato Ratzinger a togliere le scomuniche nel 2009, il problema non si sarebbe mai posto. La realtà sarà certamente differente dai sogni dei fedeli. Mi sono riservato queste righe solo per significare per sempre che questi sogni esistono. Ecco, va bene. Sì, sogno un esercito, si chiama Roberto Dal Bosco lui, sogno un esercito di vescovi per cui combattere, se necessario morire al fine di riconquistare la terra a Cristo. Non fatemene una colpa e non pensiate che io sia solo, si intende nel mondo lefebvriano. Molti sono come me, cioè vogliono 100, 10 se non addirittura 20 vescovi il 1° luglio. E molti verranno dopo, lo sappiamo perché li stiamo allevando, e quindi lasciateci sognare, lasciateci seminare nei sogni e nelle parole, nello spirito e nella carne per la crociosa salvifica di cui ha bisogno il pianeta e per i vescovi che essa merita. Ergo, loro pensano di essere nella verità, lo sono a livello dottrinale, non lo sono a livello ecclesiale, per il semplice fatto che hanno avuto il coraggio, questo Roberto Del Bosco dovrebbe interrogarsi, di andare a messa per 12 anni con l'apostata impenitente falso Papa Bergoglio. Per questo noi non esistiamo, perché siamo imbarazzanti. E dalle nostre parti, fiori cari, dalle nostre parti siamo 4 preti italiani, anzi 3 italiani e 1 austriaco, e poi ci sono i preti ispanoamericani che io spererei di incontrare presto. Abbiamo anche il diacono, naturalmente Don Fedele. Non abbiamo vescovi. E quindi stanno facendo di tutto per ghettizzarci, non abbiamo luoghi di culto, celebriamo negli hotel, non abbiamo strutture adeguate, non abbiamo soprattutto la successione apostolica, però vita piena, che nessuno ha voluto dire che c'è Bergoglio non era il Papa e che non lo è Prevost, perché adesso anche quelli che dicevano che Bergoglio non è il Papa o dicono che Prevost è il Papa o sfogliano la Margherita. Bene, miei cari, io ho concluso così, preghiamo, recitiamo il Santo Rosario. Oggi ci sono i pionieri del Rosario che saluto con affetto, ecco, perché si riuniscono in preghiera così come saluto le sentinelle. Un grazie dovuto a quelle persone che spontaneamente stanno provvedendo a darci un po' d'aiuto che permetterebbe, uso ancora il condizionale, di realizzare il prosieguo, anche se dimezzato di numero, della missione in altri luoghi o in altri contesti. Tutto questo sarà reso noto ovviamente dovutamente presto. Vorrei ancora aggiungere un ultimo dettaglio personale. Io sono la guida di questo piccolo resto e non è facile, anche se è bello, e non è facile per via del fatto che abbiamo tutto il sistema contro. E non è facile per via del fatto che questo sistema contro mi impedisce, l'ho detto già ieri, ma spero che il messaggio arrivi soprattutto ai confratelli sacerdoti italiani e non, perché anche quelli italiani sono lì che aspettano e si staranno domandando: ma che fa Padre Alessandro? È capriccioso, si scorda di noi, ma non ci dice se dobbiamo andare lì, se dobbiamo venire qui, se si deve fare questo e quando dobbiamo farlo e dove dobbiamo farlo. Ecco, ma penso che un po' l'hanno capito, spero anche gli altri fratelli. Io non sono nelle condizioni di poter pianificare in tempi di normalità. Quelle volte che l'ho fatto, i nemici, e qui c'è chi sa la verità, hanno agito per distruggere passaggio dopo. Mi ricordo, porto solo questo esempio per capire: incontro di preghiera in Abruzzo. La referente regionale organizza presso la struttura accanto a Manoppello, accanto al santuario, lì in Abruzzo. La referente, sapendo che io sono legatissimo al santuario del volto santo di Gesù. Guardate come funziona. Si arriva lì, mentre ci stiamo preparando viene avvisata dai cappuccini la referente dicendo: assolutamente qui non c'è spazio per voi. Ma appunto poi abbiamo dovuto fare i salti mortali e io non do soddisfazione a questi, ma succede continuamente. Succede dappertutto. Mi ricordo la prima volta che io venni in Argentina nel 2020, spero che Vicente possa tradurre in spagnolo per i miei confratelli che saluto con affetto. La prima volta che io venni qui in Sud America nel 2020, c'era uno dei miei collaboratori che aveva insistito per organizzare in una parrocchia l'incontro, perché se lo fai in un salone parrocchiale di Buenos Aires non paghi. Io ricordo, ve l'ho raccontato altre volte, io non vi dico mai frottole, fioritari, non vi racconto mai frottole. Mi ricordo che le 14 ore di volo aereo da Roma a Buenos Aires, io
ogni tanto andavo da lui, da questo mio collaboratore, e dicevo: ma tu sei sicuro che questo incontro possiamo farlo avendolo annunciato per largo anticipo in un salone parrocchiale di Buenos Aires? Ma sì, padre, il parroco mi ha dato garanzie e poi è stato buono prevederlo per tempo prima, perché così adesso mi ha detto che ci sono più di 100 fedeli che verranno ad ascoltare Don Minutella che viene dall'Italia. Tagliete! Prima mossa, scendo dall'aereo e i giornali di Buenos Aires, 3 mosse, dice i giornali di Buenos Aires: attenzione al prete che arriva dall'Italia con la voce di Padre Pio. Seconda mossa, dovevo incontrare un noto giornalista cattolico molto noto a Buenos Aires che si era reso disponibile all'incontro. I massoni l'hanno subito fermato, si è rifiutato di incontrarmi. Terza e più disonesta mossa, il parroco un paio d'ore prima comunica al mio collaboratore: guarda, qui l'incontro non lo potete fare. E la gente era andata lì, se n'è tornata a casa. Io non mi sono arreso e mi viene quasi da piangere quando poi le prendo anche per sentirmi dire che magari io non sono attento a queste dinamiche. Io ho organizzato a Buenos Aires, avendoci messo la prima volta a piede da solo, ho organizzato in un hotel l'incontro e poi alla fine sono venute 25-30 persone, non di più. Quindi abbiate tutti pazienza, che qui ci si muove su un terreno minato ed è una grande grazia andare avanti giorno per giorno. Miei cari fedeli del piccolo resto italiano, come state? Bene? Coraggio, su corda, corona del rosario in mano e andiamo avanti con fiducia. La Madonna è con noi, finiamo di costruire l'arca. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus e santa giornata a tutti voi.